Ciao a tutti, eccoci qua, buonasera, benvenuti a tutti, buonasera per questa live serale pre-cena. Vediamo se YouTube ha mandato la notifica o non ha mandato la notifica, ma il tema è un tema che potrebbe essere ritenuto interessante, secondo me lo è il senso della vita, cioè l'importanza di trovare un senso, come diceva Vasco Rossi, un senso a questa vita. Adesso non so bene la versione della canzone di Vasco Rossi, però è importante, è molto importante trovare un senso a questa vita. E, ciao Frenzy 17, la notifica è arrivata, bene. Notifica di YouTube, pare sia arrivata, non so se è arrivata a tutti, a Frenzy è arrivata. Allora, trovare un senso alla vita è importante, trovare un senso alla vita è importante e un senso alla vita non è soltanto vivere, perché molte persone pensano che trovare un senso alla vita sia vivere. In realtà vivere è... No, se non troviamo un senso che possa trascendere anche la vita stessa, ci porta in situazioni che possono essere di sofferenza, cioè le situazioni di sofferenza si hanno quando un senso che possa trascendere la vita stessa, noi ci aggrappiamo a delle situazioni che non ci danno affidabilità, a delle situazioni che non riescono a sostenere la nostra felicità. E allora c'è un fatto fondamentale che se noi non siamo in grado di vivere la felicità, vivremo l'infelicità. Potremmo dire che l'infelicità è direttamente proporzionale alla mancanza di felicità. Quindi noi dobbiamo riuscire ad agire per riuscire ad essere felici. E per essere felici dobbiamo trovare veramente un senso alla nostra vita. E se non riusciamo, un saluto a Don Matteo, a Francesca Sky, a Patriesse Catwoman, Roberta Rizzo e un po' a tutti gli altri. Se no entriamo in due situazioni negative che sono l'angoscia, le cozze con la marmellata si possono mangiare, approvato, cozze e marmellata per Don Matteo. Poi dipende che cozze sono. Le carampane anche vanno bene con la marmellata. Dobbiamo tenere presente questo, che se non riusciamo a trovare un senso alla vita, vivremo l'angoscia. L'angoscia è la paura di vivere e paradossalmente vivremo anche, per alcune persone, anche il panico è la paura di morire. Quindi questi due stati, angoscia e panico, li sperimentano le persone che non sono riuscite a trovare un senso alla vita, un senso che non sia vivere, perché dobbiamo passare, diciamo, in quella che potremmo chiamare nella terra di sopra, cioè nell'ambito del trascendente. Non c'è possibilità. Il trascendente deve entrare a far parte di noi stessi e dobbiamo togliere, diciamo, questa prerogativa del trascendente, ad esempio, a tutte le forme di religione, no? Le forme di religione. Intanto saluto Isabelle Grand, Raffaella, Francesca. Le forme di religione, qualunque forma sia, o le forme di esoterismo, diciamo che monopolizzano un po' il trascendente e quindi alla fine arrivano però a fare che cosa? Arrivano a darti un senso alla vita che però è il loro senso della vita e quindi ti schiavizzano di fatto perché ti tolgono la libertà, cioè ti danno un senso alla vita ma ti impongono i loro dogmi. Qualunque religione, probabilmente che io sappia perlomeno il buddismo ad esempio non è una religione, è una filosofia che dà un senso alla vita e
non ha dogmi, diciamo, almeno che poi dipende dalla forma di buddismo, perché ad esempio secondo me la Soka Gakkai qualche vincolino, qualche vincolo te lo mette. Però diciamo che ad esempio il buddismo tibetano non ti mette dei vincoli, cioè non hai degli obblighi, delle cose da fare, diciamo. Forse la Soka Gakkai sì, non so esattamente. Comunque, in realtà noi dobbiamo diventare, diciamo, non oso dire che la Soka Gakkai non ti mette vincoli. Vabbè, non lo so, io ripeto, comunque alla fine noi dobbiamo riappropriarci del trascendente, perché il trascendente è nostro, ci appartiene, non dobbiamo lasciarlo alle religioni che poi ti impongono comunque i loro dogmi, i loro vincoli. Chi più, chi meno, mi sto informando io, bene, ok. Chi più, chi meno ti impongono i loro vincoli, ti impongono i loro dogmi. Chi più, chi meno, insomma, mi vengono in mente i testimoni di Geova, ad esempio, che hanno 1000 dogmi, 1000 obblighi, no? 1000 obblighi da fare, ma non soltanto le religioni cosiddette ufficiali, saluto anche Tizi Jaguar, non soltanto le religioni ufficiali, ma anche congregazioni, diciamo, sette minori, insomma, dovunque tu vai, ti forniscono che cosa? Ti forniscono una soluzione, ti danno un senso alla vita, ma in cambio ti prendono la vita. Fondamentalmente funziona così. Se andate a vedere bene, quasi tutte le religioni, in cambio del senso alla vita che ti danno, ti prendono la vita. Ti prendono la vita nel senso che tu devi entrare, diciamo, in una situazione in cui tu praticamente devi fare quello che le persone, quello che la congregazione, qualunque essa sia, ti dice, quindi entri in uno stato di negatività. Quindi noi dobbiamo riappropriarci noi del nostro trascendente, non dobbiamo lasciare che altri ci diano un senso alla vita. Quindi dobbiamo riappropriarcene noi. Quindi il modo per riappropriarcene è quello intanto di sganciarci da tutte le situazioni che ci tengono oppressi, perché chiunque vincola la tua libertà, sia una religione, sia perché anche poi altre situazioni, no? Ti possono, ad esempio, anche non soltanto le religioni, ma anche un partner. Ecco, la cosa poi assurda è che alcuni trovano il senso della vita in un partner. E questo non è che un partner che non è trascendente, ma lo rendi trascendente. Questo è un'altra cosa che noi ci schiavizziamo da soli, no? Talvolta ci schiavizziamo da soli perché, ad esempio, i figli possono diventare un senso alla vita. Quante persone danno il loro senso alla vita nei figli? È che la cosa peggiore che possono fare, è la cosa più assurda che possono fare. Ad esempio, leggevo Panda Panda, i figli, certo, se i figli diventano il tuo senso della vita, tu praticamente diventi schiavo dei figli. Se il tuo partner diventa il tuo senso alla vita, diventi schiavo del partner. Ma quante persone ci sono che, ad esempio, per i figli, per il partner o per questo o per quello rinunciano a riappropriarsi loro del proprio trascendente. Molte donne, ad esempio, come scrive Isabelle Grand, tra l'altro iscrivetevi al canale di Isabelle Grand, eccola qua, Isabelle Grand, un canale interessante, quello qua che vedete, iscrivetevi al canale di Isabelle Grand. Molte donne, ad esempio, come dice giustamente Isabelle Grand, trovano un senso alla vita, cioè gli hanno inculcato che il senso della vita è sposarsi e fare figli. Quello è il senso della vita. Quello è il senso della vita. E questa è la cosa peggiore che uno possa fare. Trovare il senso della vita in un'altra persona o addirittura nei figli.
ti schiavizzano diciamo, e ti rendono schiavo. Oppure, tanto saluto anche Milena, trovare il senso della vita nel lavoro. Insomma, il senso della vita è in tante cose sicuramente, non è soltanto nel vivere, ma è in un qualcosa che può trascendere la vita stessa. Quindi, no, il figli portano via tempo, no, ma infatti no, però magari molte persone trovano senso della vita nei figli o nel partner, il senso della vita è Massimo Tramasco. Grazie, Valeria Hacker, Valeria Hacker. Tania Grandi. Essere schiavo dei miei micetti. Allora, fondamentalmente il senso della vita dobbiamo trovarlo in noi stessi. Io credo che sia questa la vera rivoluzione copernicana, diciamo, che dobbiamo mettere in atto. Trovare il senso della vita in noi stessi e nelle possibilità che abbiamo, nelle possibilità che abbiamo. Ma che vuol dire tu non sei padre, non puoi comprendere in pieno il sentimento filiale? Ma che vuol dire questo? Cosa vuol dire? Cioè, è come dire, se uno non ha il cancro non può capire come stanno quelli che hanno il cancro. Che vuol dire questo? Ma è una schiavitù, io non so se non puoi capirlo o meno, io capisco che è una schiavitù. Quindi, come dire, ma è una schiavitù anche essere innamorato di qualcuno e dare in un partner il senso della vita. E sono cose che vanno eliminate. Diciamo, se vuoi vivere bene, poi ognuno vive come cavolo vuole, perché tutti quelli che danno il senso della vita in un partner, in qualcosa che trascende, diciamo, loro stessi fondamentalmente, che danno un senso della vita in questo, si trovano poi a vivere o l'angoscia di vivere, non sanno perché, ma sono angosciati. Sono angosciati, vivono male oppure hanno paura di morire, hanno paura di morire. Quindi sono due cose che sono diametralmente opposte, però in entrambi i casi ti costringono ad essere schiavo. E quindi ti costruisci una gabbia, te la costruisci da solo e in questa gabbia ci soffri pure. Perché se uno fosse felice in questo, uno dice, posso trovare il senso della vita anche, dice, ma molte persone che seguono delle religioni, ad esempio, sono felici. Sì, sono felici perché hanno, come dire, messo in atto un'operazione di lobotomizzazione, si sono autolobotomizzati e sono come quelli che si anestetizzano con gli psicofarmaci e vanno avanti a furia di prendere psicofarmaci e dici sono felici. Certo, sono felici perché gli hanno anestetizzato una parte di cervello. Come dice Michele, siamo sotto un rito voodoo, esatto. Condivido esattamente il pensiero di Michele, la società ci ha messo queste gabbie e siamo sotto una sorta di rito voodoo, per cui abbiamo paura di riappropriarci della nostra libertà, abbiamo paura di riappropriarci del nostro essere uomini, nel rendersi conto che è dentro di noi la divinità interiore, cioè noi siamo al tempo stesso divinità, solo che non ce ne rendiamo conto. No? Questo lo diceva Sai Baba, no? Sai Baba, il messaggio di Sai Baba, che secondo me anche lì, poi io adesso non è che conosco esattamente, diciamo, probabilmente negli ashram di Sai Baba era pieno di vincoli pure lì, io non conosco quindi esattamente, quindi non vorrei dire io non vorrei dire come si sta negli ashram di Sai Baba, però il messaggio che dava lui è di trovare la divinità che sta dentro di te, cioè rivalorizzare l'uomo, rendersi conto che l'uomo non è solo immanente, ma è anche trascendente e questa trascendenza ce l'hai dentro tu, non è che devi delegarla a qualcun altro, a una divinità esterna
oppure delegarla a qualcun altro che siano i figli, che siano i genitori, che siano, diciamo, che siano... Siamo sotto un rito, la divinità e il Cristo e te lo dicono lo Spirito di Dio dentro. Ma ecco, io non credo, su questo sono meno d'accordo, no, Michele? Io non credo che, io non credo, non credo che lo Spirito di Dio è dentro di me. Io credo che io sono Dio, è diverso. Come diceva Sai Baba, diceva tu sei Dio, perché se no questo vuol dire sempre delegare a uno spirito esterno, vuol dire delegare a uno spirito esterno, no? Se io devo prendere dentro di me una divinità, diciamo, e dire, vuol dire che non sono io. E quindi delego sempre a qualcun altro, delego sempre a qualcun altro. Quindi in realtà il messaggio di Sai Baba era quello, diceva tu sei Dio, e quindi, come dire, non c'è differenza tra te, ma potrebbe voler dire tu sei l'universo, tu sei... Noi siamo il tutto e facciamo parte del tutto. Questo è riappropriarsi della nostra trascendenza. Questo è riappropriarsi della nostra trascendenza. Uno scambio di sensi? Cosa vuol dire uno scambio di sensi? Beh, ad esempio nel buddismo c'è l'anima individuale ecco, quella è la cosa che mi piace pensare della trascendenza, della filosofia buddista, ad esempio, che però deve essere un qualcosa che trascende ogni vincolo. Io non voglio vincoli che qualcuno ti impone qualsiasi cosa, oppure, cioè essere, diciamo, essere la goccia ed essere contemporaneamente il mare. Quindi mantenere sicuramente la propria individualità, perché comunque abbiamo una individualità, abbiamo un'individualità e questa individualità, diciamo così, che noi abbiamo, però ci rende partecipe del tutto, cioè non ci rende, noi siamo la nostra stessa divinità, cioè la divinità potremmo definire la divinità primeva uomo. Quindi rendere la divinità umana, l'uomo come Dio, la divinità primeva uomo, che per qualche motivo ha deciso di frantumarsi, potremmo dire, ha deciso di frantumarsi ha deciso di frantumarsi nel mondo delle forme, diventando la goccia, ma essendo essa stessa divinità. Quindi noi facciamo parte del tutto. Io credo che questo sia trovare il senso della vita, perché quindi in questo modo trascende, in questo modo trascende la vita stessa, perché noi diventiamo la vita. Quindi è l'unico modo per sconfiggere, tra virgolette, la morte. La morte è intesa come fine del tutto, una morte intesa. Sabina Pedrali, buonasera. Secondo me il senso della vita, tutti è perfetto com'è, riguarda un aspetto interiore, invece il personale scoperto di noi stessi alla ricerca. Ecco, questo è interessante, no? Anch'io condivido questo il pensiero, cioè in un'epoca di astronauti, diciamo così, dobbiamo imparare a diventare entronauti, cioè a fare questo viaggio all'interno di noi stessi. Ma gli illuminati sanno usare i riti voodoo in quest'epoca, ti danno libero arbitrio, esplosioni di sesso di gente che tatuaggi. Ma, adesso non vorrei generalizzare i tatuaggi e cose di questo genere. Poi i tatuaggi, secondo me, sono un esempio di forma di masochismo. Cosa c'è di più masochistico di farsi un tatuaggio? Cioè, vuol dire, ti infliggi consapevolmente del dolore, quindi è un'esaltazione del masochismo.
E se un senso non ci fosse, se dovessimo solo goderci quello che ci è stato dato, ecco, ma non credo che nessuno ci ha dato niente. Ecco, quello che ci è stato dato, se fosse solo un viaggio, senz'altro. Ecco, ma io questo non riesco a capirlo, no? Perché intanto chi ci ha dato, non ci ha dato niente nessuno, noi siamo il prodotto, come dire, siamo la causa e siamo l'effetto. Noi siamo la causa e siamo l'effetto fondamentalmente, nessuno ci ha dato nulla. Ecco, se uno parte dall'idea che esiste una divinità creatrice in qualunque forma che ha creato qualcosa, intanto, come dire, è già un controsenso in se stessa, perché ci dovrebbe essere un effetto senza causa, cioè questa divinità stessa è un effetto ma non ha la causa, perché se c'è una causa ci dovrebbe essere un'altra divinità in una serie di matriosche e quindi andremo all'infinito, no? Ecco, quello che dice qualcuno, il senso della vita, il senso della vita è amarsi, il senso, oh, salutiamo anche Alessandro Marco Papa. Il senso della vita è amarsi, questo è vero, in primis è amare se stessi. Il senso della vita in primis è amare se stessi. Amare se stessi vuol dire pulire noi stessi, perché io credo che noi non riusciamo a vedere, a dare un senso alla vita perché siamo, diciamo, ho capito, Roberto Rizzo, però manca un tassello, no? Manca un tassello. Cosa vuol dire essere casuale? Ma noi facciamo parte, noi siamo l'universo. Noi, ecco, siccome noi siamo l'universo, cioè non c'è differenza, non c'è soluzione di continuità tra noi stessi e tutto l'universo. Noi siamo in costante collegamento col tutto. Quindi che poi in questo momento, diciamo così, rappresentiamo una forma, cioè rappresentiamo una forma, ma noi siamo l'universo, non è che siamo per caso, cioè, come dire, noi rappresentiamo il tutto, quindi, come dire, come sopra e così sotto, non è che, ecco, chi ragiona, chi fa questi ragionamenti, che peraltro sono comuni, si percepisce come se fosse dentro uno scatolozzo e dentro un grande contenitore che chiamiamo universo e noi dobbiamo, diciamo, cercare di arrabattarci all'interno di questo grande contenitore che si chiama universo. In realtà la cosa è un po' diversa. Noi siamo l'universo, quindi non siamo un qualcosa d'altro. Se esiste una divinità, noi siamo quella divinità. Divinità inteso come il tutto. Quindi il senso della vita lo troviamo proprio nel trascendere il nostro corpo, nel trascendere la nostra mente, nel trascendere, ma senza, come dire, andare su un piano diverso o su un piano superiore. Noi siamo già, come dire, non è che dobbiamo fare chissà che cosa per raggiungere chissà quali obiettivi, noi siamo. Soltanto che io credo che non ce ne rendiamo conto perché purtroppo abbiamo un sistema, diciamo, siamo strutturati in modo tale che non ci rendiamo conto di quelle che sono le nostre reali potenzialità. Probabilmente un albero, adesso dico una cosa che potrà sembrare, probabilmente un albero percepisce molto di più il senso della vita di come lo percepisce un essere umano, perché un essere umano ha delle sovrastrutture che ne limitano una percezione e queste sovrastrutture mi riferisco al pensiero. Il pensiero è semplicemente qualcosa che ci limita fortemente. Il pensiero e i sensi sono delle cose che ci limitano fortemente, che ci fanno percepire, diciamo, è il buddismo che lo afferma, Valerio Iliano, non so se è il buddismo che lo afferma, non so a quale affermazione ti riferisci, comunque
Non so a quale affermazione ti riferisci. Non so che cosa ti riferisci. Comunque, quello che stavo dicendo, quello che dovremmo imparare, Roma è dalla tua parte, vabbè, non lo so. Quello che dovremmo imparare a fare è, diciamo, è eliminare queste barriere che ci separano dall'universo. Probabilmente dicevo, un albero ha meno barriere di quelle che abbiamo noi, un albero ha meno barriere di quelle che abbiamo noi, perché noi abbiamo delle barriere che sono legate dal nostro pensiero, dai nostri sensi e dai condizionamenti di culturali che abbiamo. E i condizionamenti culturali non sono da sottovalutare, non sono da sottovalutare. E i condizionamenti culturali sono dati essenzialmente, Mirko Papella, sono dati essenzialmente dal luogo in cui siamo nati. Cioè noi siamo praticamente schierati in mandrie. A seconda di dove nasciamo, diciamo, abbiamo un capo branco, un capo mandria, perché noi siamo tenuti come delle mandrie, cioè non abbiamo la libertà di esercitare il nostro libero arbitrio. Tutti i condizionamenti culturali che noi abbiamo ci tengono imbrigliati in mandrie, ci tengono imbrigliati in mandrie. E queste mandrie, intanto saluto anche la Malgasciona Alessandra Casara. Queste mandrie, ciao Ale, queste mandrie ci tengono, il capomandria ci tiene imbrigliati. Ma prendete ad esempio, non so, l'isola di Cipro che è divisa tra la Grecia e la Turchia. Quindi tra un regime, una cultura islamica e la cultura ellenica, diciamo così, che poi, vabbè, ok. Quindi se tu, come dire, sei lì sul confine, nasce 50 metri da una parte o 50 metri dall'altra, ti dicono delle cose, ti dicono delle cose completamente diverse. Quindi hai due capimandria diversi. Che ne so, se nasci da un'altra parte avrai un altro capomandria. Quindi queste ci tengono imbrigliati, non tengo imbrigliato nessuno. Io cerco anzi di liberare, come dire, se non che, se non che è l'esempio di Mauro Biglino, esattamente, sì, se non che abbiamo anche dentro, come direbbe Mariella Mela, altre interferenze, diciamo così. Spesso abbiamo altre interferenze che non sono interferenze, diciamo, come dire, terrestri, ma ci sono altri capimandria, diciamo così, che sono delle entità che in qualche modo possono interferire con noi comunque. Quindi un'altra cosa interessante è liberarsi da delle entità, tra virgolette, che possono albergare dentro di noi, condizionandoci a fare delle scelte. Quindi siamo un terreno di caccia. Beh, il contratto sociale sì, cioè nel senso che noi siamo fortemente condizionati dalla società. La società, diciamo, quello diciamo, che ci condiziona è il tipo di religione, il tipo di religione ci condiziona, la politica comunque ci condiziona anche, e il consumismo. Secondo me sono queste tre cose che fondamentalmente a livello esterno ci condizionano molto e ci fanno perdere il senso della vita, perché il consumismo ti dà un senso della vita consumistico, quindi è un senso della vita, è un senso della vita fittizio, diciamo così, però la cultura consumistica nella quale noi poi si è sviluppato in modi diversi, ma e la religione non ti dà soltanto una chiave della trascendenza, ma dà anche dei modelli culturali diversi, perché ad esempio il modello culturale cristiano, per fare un esempio, è molto diverso dal modello culturale musulmano ed è molto diverso dal modello culturale, ad esempio, induista. Ok, quindi sono questi tre è molto diverso anche dal modello culturale ebraico, ad esempio. Sono 4 modelli culturali di religioni diverse, diciamo le religioni orientali,
le metto un po' assieme perché comunque si assomigliano un po' tutte alla religione cristiana, alla religione musulmana, alla religione ebraica, quindi sono 4 blocchi che ti condizionano comunque, cioè ti condizionano ma ti tolgono il senso della vita, te lo tolgono il senso della vita, lo perdi perché lo devi delegare a qualcun altro, cioè perdi, noi ci riappropriamo del senso della vita quando ci riappropriamo della nostra capacità decisionale, della nostra capacità, cioè riconosciamo che che noi siamo Dio, come diceva Sai Baba, non che abbiamo lo spirito di Dio dentro, siamo Dio, cioè siamo Dio, siamo l'universo e quindi facendo parte dell'universo non possiamo, come dire, non avere un senso della vita. Il senso della vita è essere parte dell'universo e io credo che il senso della vita sia renderci conto di questo, cioè fare un percorso da entronauti, entrare dentro di noi e renderci conto di cosa siamo veramente, perché allora sì che possiamo recuperare il senso della vita. Finché deleghiamo a degli schemi culturali, finché deleghiamo a degli schemi politici, perché quante persone, la politica pure condiziona, no? La politica pure condiziona, ti dà il suo senso della vita, no? Ti dà il suo senso della vita. Quindi noi dobbiamo imparare che trasgredire libera dai condizionamenti. Trasgredire però vuol dire esercitare la propria libertà decisionale. Esercitare la propria libertà decisionale. E io credo che il senso della vita alla fine poi si ottenga avendo la forza interiore di crearsi un codice etico personale. Un codice etico personale che deve trascendere intanto dai genitori, perché teniamo presente che il primo vero alto condizionamento sono i genitori che ti inculcano un modello, ti inculcano uno schema. Dici, ma ti danno un'educazione? Certo, ti danno un'educazione, ma non ti educano ad essere libero, ti educano secondo il loro modello. E il loro modello fa parte di un modello culturale nel quale sono inseriti, quindi non ti educano ad essere libero, ti educano ad essere, ti portano un modello, ti presentano un modello, un paradigma di vita, ma in questo paradigma di vita tu perdi il senso della vita. Perdi il senso della vita perché non è tuo, diventa arido, diventa qualcosa di esterno, non riesci a ritrovare il tuo vero senso della vita, il tuo vero senso della vita. Ma non è vero che non possiamo essere liberi. Cosa vuol dire? La nostra libertà finisce all'inizio di quello di un altro. Che vuol dire questo? Certo, non è che libero non vuol dire andare in giro a fare delle stragi, quello no, perché non vorrebbe dire non sviluppare se stessi, non sviluppare l'amore per se stessi, ma essere liberi significa non avere degli schemi precostituiti da qualcun altro, non avere degli schemi precostituiti da qualcun altro, ad esempio nelle scelte di natura sentimentale, no? mi viene da dire, nelle scelte di natura sentimentale. E qua, diciamo, sono scelte di natura sentimentale in cui in qualche modo cercano di inculcarti la monogamia, per fare un esempio, ma la monogamia non fa parte, secondo me, non fa parte della nostra indole, non fa parte della nostra essenza, altrimenti non ci sarebbero tutti, per dire, i tradimenti che ci sono. Quindi questa cultura monogama, diciamo così, che viene trasgredita sempre, diciamo così, perché non fa parte della nostra essenza, di quello che siamo, e quindi però ti viene imposta da modelli religiosi, ad esempio, ma ti viene imposta in modo diverso. Per esempio il modello musulmano è già diverso da quello ebraico, è già diverso da quello cristiano ed è già diverso da quello orientale, diciamo così. Ti viene imposta, vuol dire che ti toglie la libertà. Ti toglie la libertà. Quindi sono tutti modelli che vengono... Tu riesci nella monogamia? Cosa vuol dire tu riesci nella monogamia? Io sto dicendo che è un modello imposto. Io sto dicendo che il modello monogamo è un modello imposto, cioè non è che uno riesce o non riesce, è però un modello che ti viene imposto da qualcun altro, che probabilmente è un modello che non è
naturale, è contro natura, diciamo, contro la nostra essenza, perché la nostra essenza è diversa. Ecco, ad esempio, anche il concetto di famiglia, anche, anche il concetto di famiglia è un concetto che sta molto stretto, diciamo così, no? Questa famiglia chiusa, come se noi siamo un modello, diciamo, di famiglia che è una piccola, come dire, chiusa verso il mondo esterno, no? La famiglia, padre, madre, figli, parenti, sono chiusi rispetto all'esterno, come se non interagissero con l'esterno, no? Abbiamo questo concetto di io e mio, questa è mia moglie, già il modo in cui parliamo è basato, diciamo, sul senso del possesso. Questa è mia moglie, questo è mio figlio, questo è mio marito, questa è la mia casa, questa è la mia cosa, cioè siamo basati tutti, trattiamo, diciamo così, le persone come potremmo trattare, che ne so, un oggetto, diciamo così. Che poi tra l'altro gli oggetti neanche li possediamo, no? Perché tu dici questa è la mia casa. Certo, è la mia casa fin tanto che io non mi sarò trasformato. Cioè, nel momento in cui mi sono trasformato e non appartengo più a questo corpo, ma ne prendo un altro, non è che posso fare una fideiussione su una vita futura, diciamo, e avere una vita futura, come dire, e quindi di mio in realtà c'è esattamente poco, anche il nostro corpo è mio relativamente, cioè nel senso che io, cioè dici il corpo è mio, e il corpo è mio ma non riesco a, vuol dire, quando il corpo decide di non funzionare più, non funziona più. Dice la macchina è mia, sì è mia, però quando decide di non funzionare più, non funziona più. Quindi in realtà il nostro possesso delle cose è semplicemente un possesso, è semplicemente un possesso, diciamo, molto, molto, molto relativo. Ma le leggi non esisterebbe società senza le leggi, dovrebbero essere leggi naturali, ma in realtà qual è che essendo noi, diciamo così, non esatto, pure il corpo è traditore, il corpo anzi, quando ne avresti bisogno di più, le leggi sono soltanto una dimostrazione del fatto, le leggi che ci sono soltanto una dimostrazione del fatto che non c'è abbastanza amore dentro le persone, perché se noi ci fossimo liberati dai veleni mentali non servirebbe nessuna legge. Ci sono dei popoli che vivono che vivevano, perché adesso poi li hanno distrutti praticamente, ma vivevano in perfetta armonia con la natura. Mi riferisco ad esempio agli aborigini australiani, che tra l'altro erano, perché adesso in Australia li hanno, diciamo, completamente, quelli che sono venuti in contatto con la cosiddetta civiltà sono stati completamente corrotti, diciamo così. Quindi la civiltà che noi intendiamo è un virus che distrugge fondamentalmente, perché ho gli indiani d'America, ad esempio, cioè c'erano popolazioni che erano molto più avanzate di noi da un punto di vista spirituale, vivevano in armonia profonda con la natura, senza aver bisogno di leggi. La legge è soltanto un indice che dentro di noi c'è della rabbia, c'è dell'invidia, c'è dell'aggressività, c'è un senso del possesso, no? Cioè c'è un senso del possesso, questo è mio, questo è tuo, questa è mia moglie, quello è mio marito, quello è mio figlio, quello è... quindi questi popoli che vivevano in... d'altra parte, quello che viene, il mito di Atlantide è proprio quello, no? Il mito di Atlantide è il mito di Atlantide. Ma che vuol dire solo i scimpanzé non hanno leggi? Ma che i scimpanzé? Superare le leggi è un'evoluzione, la legge è un recinto che ti mette dentro, è un recinto, è un condizionamento, che poi serva, diciamo, nel senso che l'essere umano non è riuscito a sviluppare, se noi riuscissimo a sviluppare, cioè se fossimo tutti degli illuminati, non servirebbe nessuna legge imposta, perché la legge l'avremmo dentro di noi. E la legge sta a significare il fatto che siamo aggregati in mandre. E poi quale legge?
perché noi arroghiamo il diritto che la nostra legge è migliore di un'altra. Vai in Arabia Saudita, ecco, la cosa allucinante delle leggi, se ci pensiamo bene, è che noi crediamo che oggi le nostre leggi siano le leggi migliori, ma nel 1800 probabilmente pensavano che le leggi del 1800 erano leggi migliori. Come dire, la legge è un qualcosa che si adatta, diciamo. Sì, certo, la legge è un sistema che. Allora vai in Arabia Saudita. Allora, Silvia Sicili, ti do un suggerimento: vai in Arabia Saudita, quindi soggiaci alle leggi dell'Arabia Saudita e poi vienimi a dire che è un sistema per mantenere l'ordine civile. Dimmi che cosa c'è di civile nelle leggi dell'Arabia Saudita verso la donna, ad esempio. Vai lì in Arabia Saudita e non rompere le scatole, vai lì in Arabia Saudita e vammi a dire che lì ti tengono così perché è la legge. E quindi la legge, che cos'è la legge? Vai lì in Arabia Saudita. Una volta lapidavano le persone, una volta come dire, c'era la legge della lapidazione, com'era l'adulterio, la donna, non credo che l'uomo venisse lapidato, veniva lapidata. Quella era la legge, no? E tu dici, ma questa è la legge, rispetto alla legge. Cosa vuol dire? La legge è soltanto una costruzione dell'essere umano, è soltanto una costruzione dell'essere umano che sottintende che noi è solo una costruzione dell'essere umano che sottintende al fatto che non ci siamo sviluppati spiritualmente, non ci siamo sviluppati da un punto di vista. Ma cosa vuol dire che un paese è molto civile o non molto civile? Ma che vuol dire quello? Cosa vuol dire? Perché credi che questo paese invece sia civile? Cioè che noi viviamo nella civiltà? Ma dove la vedi la civiltà tu? Ti credi che noi cioè la civiltà la vedi adesso, magari tra 100 anni, quello che per noi oggi viene considerato un valore, verremo considerati dei barbari, se ci sarà un'evoluzione. Io non credo che come oggi noi consideriamo barbari, diciamo così, la legge della lapidazione, probabilmente tra 100 anni, io spero che ci possa essere un'evoluzione, saremo considerati barbari, no? Ma siamo barbari, siamo assolutamente barbari, siamo assolutamente barbari, non è che la nostra legge, ciao, noi dovremmo, il senso della vita non è nel rispettare la legge, il senso della vita è nel trovare, esatto, una volta la schiavitù era norma di legge, esatto, una volta, e tuttora in Iran lapidano, una volta la schiavitù era una legge, per cui se tu nascevi in Africa ed eri nero, era legge che eri schiavo. È quello che vuol dire. La legge sono soltanto dei costrutti mentali degli esseri umani che sono volti spesso a mantenere il potere in chi ce l'ha e a non dare il potere a chi non ce l'ha. Questa è la legge. La legge serve quella, è autoreferenziale. La legge è autoreferenziale, serve a mantenere dei centri di potere. A mantenere dei centri di potere. Ma che diritti umani? I diritti umani sono. Ma cos'è tutelato? Niente tutelato. Noi crediamo di essere in uno Stato, diciamo, o in una nazione libera, ma libertà non ce n'è. A parte che probabilmente ne abbiamo più noi che in Arabia Saudita, magari, per certi versi, per altri versi di meno. Ma tutto questo deriva dal fatto che questi recinti in cui siamo derivano dal fatto che noi non abbiamo una crescita spirituale sufficiente, perché se fossimo tutti degli illuminati, non servirebbe nessuna legge, perché la legge ce l'avremmo dentro di noi, la legge del rispetto delle altre persone. Secondo te, cara, visto che Silvia Sicili parla, secondo te, noi con queste leggi che abbiamo, che distruggiamo la natura, tu forse non ti rendi conto, no, che stiamo distruggendo la natura, la stiamo distruggendo, stiamo inquinando stiamo rovinando la vita di quelli che saranno le future generazioni, no? Tutti quelli che vivono per i figli sappiano che i loro figli probabilmente, diciamo, tra un po' di anni non avranno più acqua, vivranno in un mondo inquinato, vivranno in un mondo destinato, diciamo, ad autoimplodersi. E queste leggi, perché noi rispettiamo la legge, perché nella libera democrazia americana inquinano in una maniera micidiale. Forse è l'unico Stato, diciamo, che
americano, che però adesso con la politica di Trump non so come andranno le cose, l'unico stato forse è la California che ha un po' più di attenzione all'inquinamento. L'inquinamento è normato per legge, noi stiamo distruggendo la natura, cioè noi stiamo andando contro la natura, cioè la terra è naturale che prima o poi gli elementi si ribellino a noi. Per legge noi stiamo trivellando il mare, poi ci lamentiamo che vengono i terremoti, i maremoti e gli tsunami. Cioè, tutto questo petrolio che tolgono, stiamo distruggendo la natura e lo facciamo a norma di legge. Non è che andiamo contro, non è che le multinazionali che inquinano vanno contro la legge, rispettano perfettamente la legge che gli consente di fare quello. Quindi noi stiamo distruggendo il mondo in cui viviamo. Cioè, va bene, io ho visto anche l'ora e quindi ritornerò questa sera. E vi ricordo Torino, venerdì 8 febbraio, ore 21, domani praticamente, chi vuole partecipare al mio corso su come sbloccare le emozioni per essere felici. Poi Milano, domenica 3 marzo, dalle 9.30 alle 19 e Roma 7 aprile dalle 9.30 alle 19 e il riferimento è il 333 15 11 703. Quindi auguro una buona cena non inquinata a tutti e se ci siete verso le 22, 22.30 verrò. Intanto vi posto il link del mio nuovo canale, se vi iscrivete mi fate un piacere. Eccolo qua. Ciao a tutti, a dopo. Ciao a tutti. Ciao Alessandra Casara, un saluto alla nostra Malgasciona. Alessandra Casara che non andrà a dormire e aspetterà. Ciao.